Di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio e oggi siamo qui con una base, una salsa tradizionale italiana e non solo. Sto parlando del pesto. A partire dal classico pesto alla genovese, ricetta ligure, questa tradizione si è sempre più diffusa negli anni e si sono realizzate tantissime varietà di pesto, tra le più svariate e le più bizzarre. Noi oggi ne vedremo tre, le più comuni. Faremo il pesto alla genovese, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, poi faremo un pesto alle noci, dolce e delicato, adatto sia per condire la pasta o per dare sapore ad altri piatti, sandwich o panini. Ed infine chiuderemo con un altro pesto oramai diventato tradizionale, che è il pesto alla siciliana. Il pesto dal sapore esplosivo, come tutti i piatti siciliani che si rispettano, è realizzato con pomodori essiccati al sole e poi conservati sott'olio e ricotta, che dona un contrasto davvero pazzesco. Ma andiamo a vedere come si prepara. E baccalà. La mia casa è questa qua. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Prima di iniziare volevo dirvi che sono abbastanza raffreddato e la mia voce non è proprio al top. Fare il pesto richiede tanta pazienza se lo si vuole fare in maniera tradizionale, quindi utilizzando il mortaio. Naturalmente il frullatore è un buon sostituto, anche se a mio parere un pesto fatto con il mortaio ha sempre una marcia in più. Bene, cominciamo a versare i pinoli dentro il mortaio. Con dei movimenti rotatori lavoriamolo fino a farlo diventare quasi una polvere. Aggiungiamo adesso le foglie di basilico freschissime, io le raccolgo direttamente dalla pianta. Una volta aggiunto le foglie con pazienza iniziamo a pestarle nel mortaio fino a ridurle praticamente in purea. Questa è un'operazione che richiede tempo e pazienza. A questo punto sbucciamo lo spicchio d'aglio e priviamolo dell'anima affinché risulti essere più digeribile. Dopodiché aggiungiamolo al composto e riduciamolo in purea insieme al basilico e ai pinoli. Aggiustiamo di sale, poi aggiungendo l'olio d'oliva a filo lavoriamolo facendo ruotare il pestello in modo che l'olio si amalgami perfettamente con il resto degli ingredienti, formando così la classica cremina che compone questo pesto. Aggiungiamo il parmigiano che darà sapore e consistenza e mescoliamolo con cura. Adesso con una paletta e un cucchiaio, comunque continuando a mescolare, aggiungiamo l'olio d'oliva fino ad ottenere una bella consistenza cremosa ma allo stesso tempo compatta e deliziosa, come questa. Passiamo alla seconda ricetta di questo video, il pesto alla siciliana, un pesto dal sapore ricco e pieno di contrasti. Per realizzare questo pesto la prima operazione da fare sarà tagliare grossolanamente i pomodori secchi, aggiungiamoli nel mortaio. Ora sbucciamo e priviamo dell'anima 2 spicchi d'aglio, poi tritiamoli e aggiungiamoli ai pomodori. Armiamoci ancora una volta di pazienza e riduciamo i pomodori e l'aglio in una purea. A questo punto aggiungiamo a poco la ricotta amalgamandola bene ai pomodori e all'aglio. Una volta aggiunta tutta la ricotta è necessario continuare a lavorare fino a quando il composto non assume un colore rosa chiaro. Questo è segno che tutti gli ingredienti si sono amalgamati tra di loro. Aggiungiamo il parmigiano o pecorino al composto e continuiamo a mescolare. Per fare la mantecatura con l'olio travasiamo invece il pesto in un contenitore più comodo e più grande. Versiamo al filo l'olio mescolando in modo che si amalgami e renda più cremoso il nostro pesto. Per finire voglio dare un tocco di rusticità e quindi aggiungo il resto dei pomodori tritati a coltello in modo tale che il loro sapore particolare venga percepito più intensamente, aumentando così il contrasto tra il salato dei pomodori e la dolcezza della ricotta. Questo è il risultato finale. Realizziamo adesso l'ultima ricetta di questo episodio, ovvero un delizioso, dolce e delicato pesto alle noci. Per prima cosa dobbiamo sbucciare le noci. Per farlo o utilizziamo lo schiaccianoci ovviamente, oppure si può semplicemente prendere tra le mani 2 noci e fare un po' di pressione. Vedrete che il guscio di una delle due cederà abbastanza facilmente. Una volta sbucciate le noci e messe nel mortaio, aggiungiamo anche i pinoli, un pizzico di sale e il parmigiano. Con il mortaio e il pestello riduciamo tutto in una polvere granulosa. Aggiungiamo un po' di pepe
un paio di cucchiai di latte che daranno cremosità e dolcezza. Con pazienza amalgamiamolo al resto degli ingredienti. Aggiungiamo adesso il resto del parmigiano affinché il composto prenda una bella consistenza oltre che un buon sapore, ed alla fine, aggiungendo l'olio d'oliva a filo, mantechiamo il tutto. Il risultato dovrebbe essere più o meno così. Bello, vero? Per questo 17° episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti era davvero tutto. Spero che questi deliziosi pesti possano arrivare sulle vostre tavole, poiché sono semplici, sani e gustosi. Grazie di essere arrivati fino a questo punto, Chef Nunzio vi ringrazia e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Di piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà.